Nel deserto del Thar, al nord dell'India, vive una tribù di nomadi, fatta da musicisti e danzatori. Il loro nome significa coloro che amano i serpenti. Sono la tribù più emblematica del Rajasthan, i Kalbelia. Prima di continuare il video, devo arrivare a 1000 iscritti. Iscriviti al canale, diglielo Satish. Iscriviti. Ci troviamo in questo momento al campo base della prima spedizione di Sound Hunter, che è la città di Pushkar. Pensate che Pushkar è una delle città più antiche dell'India, infatti non si sa nemmeno quando sia stata fondata. C'è un lago sacro e un tempio, che è l'unico tempio al mondo di Brahma. E pensate che Brahma è considerato il creatore dei mondi e primo essere tra gli esseri. Magari dite Brahma, invece Brahma. Ma noi siamo qua perché stiamo cercando i Kalbelia. Ma chi sono i Kalbelia? I Kalbelia sono una tribù nomade situata principalmente nello stato del Rajasthan, la cui origine si pensa risalga al XII secolo ed è circondata da teorie diverse. Secondo una famosa leggenda popolare, un tempo, Guru Goraknath offrì una coppa di liquido velenoso al suo discepolo Kanif Nath e gli chiese di berla. Lui bevve tutto il veleno d'un fiato senza fare domande. Così, colpito dalla sua devozione, Guru Goraknath gli concesse una benedizione. Avrebbe avuto il potere di domare ogni creatura velenosa del mondo. E questo potere sarebbe stato poi trasmesso ai suoi discendenti. Si pensa infatti che i discendenti di Kanif Nath siano proprio i Kalbelia. Io so che i Kalbelia sono qua nel deserto del Thar, ma non so esattamente dove sono. E quindi adesso io pensavo di andare a una scuola di musica e chiedere se conoscessero qualcuno che possa accompagnarmi là. Ecco, il mio obiettivo di adesso è trovare una guida. May I ask a question? So, I want to do a documentary about the music of the Kalbelia. Do you know how to get to them? Like, how can I get to see their villages and... Mi hanno detto che c'è un posto che si chiama Sunset Bar, dove apparentemente potrebbe essere un punto dove trovarli. Quindi stasera andremo lì. Ma quindi l'ho trovata o non l'ho trovata la guida? Certo che l'ho trovata. Domani mattina, gasato, andiamo a beccarli. Ora siamo pronti a partire. La mia guida dovrebbe essere già arrivata. Now I can go to Kalbelia, gypsy dance, out to Pushkar. Let's go! So, listen. Yahoo! Yahoo! A quel punto siamo partiti per andare a trovarli e onestamente non vedevo l'ora. Lo scopo si stava per compiere. Nel corso dei secoli il loro principale impiego è stato quello di addomesticare i serpenti, curare i loro morsi, fornire antidoti, vendere il veleno e intrattenere il pubblico. Infatti per ogni famiglia era obbligatorio avere almeno un uomo come incantatore di serpenti professionista. La loro economia girava intorno alla figura sacra del serpente, considerata divina. My God. Dopo la riforma indiana per la preservazione degli animali selvatici nel 1972, che vietava l'utilizzo dei serpenti per qualsiasi tipo di attività, i Kalbelia si sono ritrovati senza la loro fonte economica principale. Hanno dovuto così trovare un modo per mantenere la loro comunità e la loro dignità intatta. Ed è così che hanno ufficialmente cambiato il loro impiego da incantatori di serpenti a danzatori e musicisti. Dopo mezz'ora di strada siamo arrivati in uno dei loro accampamenti transitori che si chiamano Dera. Sento già dei tamburi in sottofondo. Prima di iniziare però
ci tenevano a farmi vedere una cosa. Cobra, cobra! Appena i musicisti hanno iniziato a suonare, la gente del villaggio incuriosita è venuta a vedere. सोने की ओ धरती तो चांदी का आसमान रंग रंगीलो रस भरियो तो मेरा प्यारा राजस्थान बोलो आज गंद की जय बोलो किसके राज की जय बोलो भारत माता की जय Ed eccola qua finalmente, la danza più emblematica del Rajasthan. Sulla danza però bisogna fare un po' di chiarezza. Infatti non si sa quando sia stata creata. Il governo indiano dice che ha 80 anni. I membri della tribù di Pushkar dicono che invece c'è da generazioni. All culture for the gypsy, they're coming for the musician. Yes. Their life like father, mother, grandfather, all the caste coming for that kind. So it's very, very ancient. Ma la cosa più assurda è che ci sono studiosi che pensano che la danza sia stata creata nel 1972, solo ed esclusivamente a scopo economico, perché dopo quell'anno, essendo stata appena approvata la legge per preservare gli animali selvatici, i Kalbelia non potevano più guadagnare quei serpenti. Se l'Accademia avesse ragione, significherebbe che la danza non sarebbe esistita prima del 72 e che in quell'anno, all'improvviso, la tribù avrebbe deciso di inventarne una. Ora sembra improbabile inventare una danza del tutto nuova senza un precursore, dato che tutte le danze dovrebbero avere origine da un'esperienza culturale condivisa. Ed è molto probabile che la tribù Kalbelia abbia sviluppato il suo stile di danza e di musica intorno al loro dio, quindi il serpente. Baby, small baby, they start for dance. Right. Secondo i Kalbelia, infatti, le donne, sin da bambine, imitavano i serpenti che tenevano in cattività, che hanno poi trasformato in una danza che hanno iniziato a fare all'interno della loro comunità. Questo è quello che dicono loro, perché non c'è effettivamente una certezza assoluta su come la danza si sia originata e sviluppata. La cosa più logica che si può pensare è che dopo il 72 la scelta della danza come sostentamento per la tribù è un risultato naturale, ovvero stavano commercializzando la loro cultura preesistente al fine di guadagnarsi da vivere. Ora, un fattore determinante per l'aumento della popolarità della danza è stata l'ascesa di Gulabo Sapera. Conoscete? La più nota tra le ballerine Kalbelia. Nel 1986 Sapera viaggiò negli Stati Uniti per esibirsi, momento storico in quanto segnò l'inizio dell'interesse internazionale per questa danza. Mentre l'Occidente identificava la tribù come una tribù zingara, la forma di danza ha incominciato ad essere lentamente incorporata in progetti mondiali, volti a accogliere e raccogliere questa cultura. La popolarità della danza Kalbelia raggiunse il suo apice tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, con più di 50 esibizioni internazionali.
Ciò ha portato al riconoscimento ufficiale della danza da parte delle autorità governative e, attenzione, dall'UNESCO, che ha inserito la musica di Calbeglia nella lista di patrimoni culturali immateriali nel 2010, rendendo così questa danza e questa musica famosi in tutto il mondo. Beautiful. Beautiful. Okay, beautiful. Rajasthan. A nice. Nice Rajasthan. Rajasthan, Mustaq. You know how can play? No. How does the flute work? Adesso Madan mi mostra il suo strumento, il pungi. È lo strumento a fiato tipico di ogni incantatore di serpenti. Mi spiega che l'ha realizzato con i materiali di recupero del deserto. La parte principale è una zucca essiccata, a cui vengono collegate 2 canne di bambù. Il primo tubo ha 7 fori e si usa per creare melodie, mentre il secondo funge da drone, una nota a tappeto che nell'insieme va a creare l'armonia. Ed ha un suono costante e ipnotico appunto perché utilizza la tecnica della respirazione circolare, che permette al flauto di avere un suono continuo e costante senza interruzioni. Gente, mi dispiace dirvelo, ma qua sta per succedere qualcosa di imbarazzante. Ci tenevo a precisare un attimo, non l'avrei mai fatto se non me l'avessero esplicitamente chiesto, ok? Per rispetto, per non rovinare l'integrità della danza. Vi farò vedere questo mio momento tanto basso quanto di gloria. Iscriviti al canale. Bello. So music in your community, it's all about religion, basically. Yeah. Okay. È giunto il momento per me di lasciare i Calbeglia. Persone per cui l'arte è uno stile di vita. La conoscenza del deserto, la loro storia, la loro influenza globale sulla musica li rendono un popolo unico. L'India potrebbe sacrificare parte della sua eredità culturale nel perseguire il progresso. Tuttavia, credo fermamente nel futuro dei Calbeglia. Si adatteranno e improvviseranno, come hanno sempre fatto.